Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Nel video di oggi trovate ogni dettaglio. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi per non perdere i prossimi aggiornamenti. Potete sostenermi ancora di più cliccando il tasto Entra qui sotto. Grazie di cuore, e adesso andiamo a vedere cosa è successo davvero. Nel mondo instabile dello spettacolo turco, dove la linea che separa la finzione dalla vita reale si assottiglia davanti alle luci dei riflettori, una storia ha scosso ancora una volta la base dei fan, la nuova, fragilissima crisi tra Can Yaman e Demet Özdemir, la coppia che per anni ha fatto sognare un'intera generazione. Quello che appariva come un rapporto maturo, risorto più volte dopo temporali pubblici e silenzi strategici, è stato travolto da un episodio capace di incrinare persino la fiducia dei loro sostenitori più incrollabili. Tutto è scoppiato nei corridoi del set di Serpent, la nuova produzione su cui sta lavorando Can. In quell'ambiente dove si mescolano notti insonni, sequenze da rifinire e sguardi complici durante prove interminabili, una scintilla ha trovato benzina. Le voci hanno cominciato a rimbalzare tra i camerini quando più di un testimone ha giurato di aver visto l'attore lasciare gli studi a tarda ora in compagnia della sua coprotagonista, Liz Comert, per poi dirigersi verso casa di lei. Un gesto che, preso da solo, poteva sembrare innocuo. Eppure quella scena ha acceso un incendio di sospetti, e il fuoco si è propagato in fretta. Fonti vicine alla coppia raccontano che Demet avrebbe scoperto l'incontro senza preavviso, come si inciampa su una verità che non si cerca ma che non perdona. Il suo primo impulso, dicono, non è stato la rabbia cieca. È stata una delusione ruvida, immediata. In poche ore, la casa che conoscevano insieme è diventata il teatro di un gesto simbolico. Demet avrebbe raccolto alcune cose di Can, riponendole in una borsa lasciata davanti alla porta, altri oggetti, con una decisione che non ha bisogno di parole, sarebbero finiti nel cestino. Non era un urlo, era un nodo in gola, avrebbe confessato un'amica intima. Da settimane percepiva qualcosa che non le tornava. Chi li frequenta sussurra che la tensione si fosse accumulata lentamente. Demet, attenta per natura e capace di leggere le sfumature di un set come pochi, avrebbe iniziato a mostrare disagio per l'eccessiva sintonia tra Can e Lizge. In più di un'occasione, dicono, avrebbe voluto visionare pagine di copione, capire le dinamiche delle scene, confrontare appunti. Ciò che era nato come curiosità professionale si è mutato in scrupolo, poi in sospetto, finché la crepa non è diventata frattura. Can, almeno in pubblico, ha scelto il silenzio. Agli amici ripete una sola linea difensiva, un malinteso di lavoro. Secondo il suo racconto, quella visita notturna aveva uno scopo limpido e concreto. Discutere passaggi delicati della sceneggiatura, rivedere il ritmo di alcuni dialoghi prima della giornata successiva. Ma Demet, ferita, non si è lasciata convincere facilmente. Una storia senza fiducia non resiste, gli avrebbe detto con voce ferma, e tu l'hai persa. Le mosse online di lei hanno confermato le paure dei fan. Nel giro di poche ore, molte delle foto condivise accanto a Can sono sparite. È arrivato anche l'unfollow, seguito da post dal tono più personale, introspettivo, come se stesse cercando di ritrovare la propria voce tra mille rumori. Su internet, l'onda è diventata marea, gli hashtag con i loro nomi hanno scalato le tendenze globali. In tanti hanno preso le parti di Demet, una donna non dovrebbe vivere di dubbi. Altri hanno chiesto prudenza, forse è davvero solo lavoro. Ma la verità è che quella storia d'amore, resiliente oltre ogni pronostico, pareva ora una fiamma che bruciava tra ceneri sempre più scure. Nel frattempo, Liz Comert ha scelto di non alimentare il clamore. Non ha smentito, non ha confermato, ha soltanto ridotto al minimo la propria esposizione. A chi le sta vicino avrebbe confidato di sentirsi travolta da una tempesta non sua, non ho fatto nulla di sbagliato. Abbiamo parlato del copione. Eppure, per alcuni membri della troupe, la complicità tra i due attori sul set era evidente. Si capivano con uno sguardo, scherzavano, avevano un tempo comico perfetto. Quella è chimica. E si vede, ha raccontato uno di loro.
E in un ambiente in cui un non detto può diventare titolo, quella chimica è bastata a far scattare l'allarme. I giorni successivi sono stati una prova emotiva per entrambi. Dimet, dicono, ha scelto di chiudere il mondo fuori. Telefono spento, valigia leggera, un viaggio lampo a Bodrum per rifugiarsi a casa di un'amica. Niente dichiarazioni, nessun comunicato. Voglio solo silenzio, avrebbe sussurrato, prima di scomparire dai radar. Persino al suo team avrebbe chiesto di evitare note ufficiali. Un mutismo che pesa più di qualsiasi intervista. Khan invece si è aggrappato al lavoro, come a un'ancora quando il mare alza onde cattive. Sul set lo descrivono diverso, meno loquace, più guardingo, spesso rintanato nel camerino tra una scena e l'altra. Qualcuno sostiene di avergli visto gli occhi lucidi, altri raccontano che lo sguardo gli scivolava lontano, come se stesse rivivendo discussioni a cui non sapeva mettere un punto. E mentre la tensione tra i due montava nel silenzio, la rete si spaccava in fazioni. C'era chi puntava il dito su Lisge, accusandola di aver turbato equilibri già fragili, c'era chi la difendeva con forza, ricordando che in fondo le prove concrete mancavano. Stanca degli insulti, l'attrice ha limitato i commenti e invitato tutti alla calma, non ho interrotto nessuna storia, non ho niente da nascondere. Questa inaspettata triangolazione ha riportato al centro la domanda più scomoda. Quanto può resistere l'amore sotto i riflettori, quando ogni sguardo viene interpretato, ogni gesto sezionato, ogni silenzio trasformato in titolo? A Segreti Turchi ci siamo chiesti con voi se Dimet debba concedere a Khan un'altra occasione o se alcune ferite, una volta aperte, non si saldino più. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate, perché le vostre opinioni sono il battito del nostro canale. Intanto, chi sta vicino a Khan racconta di un ultimo tentativo andato a vuoto. L'attore avrebbe scritto una lunga lettera, pagina dopo pagina, per spiegare, ripercorrere fatti, ammettere timidezze, chiarire malintesi. La missiva, consegnata con discrezione, è tornata indietro intatta, la busta ancora chiusa. Non questa volta, avrebbe mormorato Dimet. Niente altre seconde chance. Frasi filtrate dal loro cerchio più ristretto che suonano come un epilogo, la fine di un capitolo agitato come una soap, ma più vero perché fatto di respiri spezzati, di intimità e di orgoglio. Eppure il pubblico non si arrende. I social sono pieni di montage dei loro momenti più teneri, di video girati dietro le quinte con risate complici, di ipotesi su come e quando le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo, magari a un evento, a una premiere, in un set lontano da occhi indiscreti. Chi li ha incrociati negli ultimi mesi giura che, nonostante gli scontri, nei loro occhi resista un codice privato, un alfabeto che solo loro capiscono. Per ora lei cerca la calma, lui prova a rimettere in piedi una quotidianità che non faccia rumore. La vicenda di Dimet e Khan, la coppia simbolo dello showbiz turco, sembra chiudere un altro capitolo, anche se nessuno ha il coraggio di chiamarlo l'ultimo. Forse l'amore vero non sparisce, cambia forma, diventa più quieto, più adulto, più umano. E voi, spettatori di Segreti Turchi, pensate che tra loro bruci ancora una brace segreta, pronta a riaccendersi? Diteci la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete un like e, se volete, unitevi a noi cliccando sul tasto Entra per aiutarci a portarvi le storie più emozionanti delle vostre star preferite. Perché nel mondo dell'intrattenimento niente finisce davvero, ogni pausa è solo l'attesa del prossimo ciak. Vi ringrazio per aver guardato il mio video. Ci vediamo presto con nuovi aggiornamenti. Prendetevi cura di voi e a presto da Segreti Turchi. E prima di chiudere, torniamo per un attimo a ciò che ha fatto scattare tutto, a quell'uscita notturna che ha capovolto gli equilibri. Alcuni sostengono che fosse programmata da giorni, altri parlano di una decisione dell'ultimo minuto, una scena riscritta che richiedeva concentrazione e prove lontano dal brusio del set. La verità, come spesso accade, si annida tra ciò che non viene detto. Chi era presente sullo shooting ricorda che nelle ore precedenti avevano girato sequenze impegnative, con dialoghi serrati e tempi da incastrare al millimetro. È possibile che la dedizione sia stata scambiata per qualcosa di più? Oppure la dedizione stessa,
quando diventa intesa, mette in crisi ciò che di più delicato custodisce una coppia. Dimet non è nuova a equilibrismi simili, ha costruito la propria carriera con disciplina e sensibilità, proteggendo i confini del privato anche quando tutti volevano bussare. Per questo la sua reazione, contenuta e simbolica, parla di una dignità che non pretende applausi ma esige rispetto. Khan, dal canto suo, sa che ogni parola potrebbe suonare come una mossa calcolata, e forse per questo sceglie di tacere davanti al pubblico, lasciando che a parlare siano i passi sul set, i chuck portati a casa, la testa china sul copione. Che cosa succederà adesso? Alcuni addetti ai lavori scommettono che, passata la tempesta mediatica, ci sarà spazio per un faccia a faccia lontano da occhi indiscreti, una conversazione vera senza eco né like a condizionare pause e respiro. Altri, più scettici, pensano che questa volta la linea sia stata superata e che la fiducia, graffiata a fondo, non torni a brillare. In questo presente sospeso, resta un'immagine, una busta chiusa e restituita, una porta socchiusa su cui pesa una scelta. Forse un giorno racconteranno loro stessi questa pagina, ridendone da lontano o guardandola come un bivio inevitabile. O forse no, e il loro mistero continuerà a esistere in quello spazio indefinito che separa la scena dalla realtà. A Segreti Turchi, per ora, ci fermiamo qui, con la promessa di tornare appena qualcosa cambierà. Fino ad allora, ricordate, in amore come nel cinema, il finale si scrive solo all'ultimo istante.